Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione, quindi come inizierà la settimana un po' pesantuccia, perché spesso la montagna parla di pesantezza, di qualcosa che si muove molto lentamente, potremmo avere a che fare con dei ritardi, degli ostacoli e dei blocchi. A volte può essere anche una condizione momentanea nostra, diciamo interiore, a volte sono proprio questioni esterne e difficili da gestire, questo è vero, però vuol dire che possiamo subito, immediatamente superare una difficoltà e poi con la luna è vero che c'è una forte emotività, quindi magari situazioni che stiamo vivendo possono influire il nostro umore e renderci abbastanza altalenanti. Ha una doppia valenza la carta della luna perché è vero che purtroppo porta a sbalzi di umore, cambiamenti repentini da gestire, influenze esterne un po' strane, si ha a che fare col passato, con la nostalgia e con l'instabilità emotiva, questo sì, però può anche parlare dei nostri sogni e dei nostri desideri e quindi magari nonostante alcune cose siano in una fase di incertezza, magari di non perdere mai di vista noi stessi e quello che desideriamo. E poi invece abbiamo una carta decisamente positiva, quindi vuol dire che verso la fine della settimana abbiamo molte più possibilità di muoverci in alcune circostanze e di star bene, perché è una carta di abbondanza, nonché di movimento e di possibili spostamenti. Magari se state valutando di fare una gita, di fare una qualcosa, ecco che andrà a buon fine. Poi anche una carta di guadagno, di progressi, di miglioramenti in generale, di indipendenza, quindi proprio riuscire a muoversi e fare quello che si desidera. I segni zodiacali da attenzionare sono particolarmente i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Abbiamo un pochetto anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e coppia single. Ovviamente per chi non è interessato può lo stesso ascoltare perché magari alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Abbiamo l'oleandro, ecco, questa sì che porta un po' di tensione, un po' di incertezza, ha a che fare spesso con l'insicurezza, quando abbiamo dei dubbi e quindi siamo alla ricerca di conferme o ci sono alcuni atteggiamenti, alcune cose che ci danno fastidio. Forse sono proprio queste che ci mettono nelle condizioni di muoverci un po' troppo lentamente, di valutare alcune dinamiche, soprattutto relazionali, un po' troppo pesanti, oppure magari è proprio l'altra persona con la quale abbiamo a che fare che potrebbe essere un po' pesantuccia. Dipende da quello che si sta vivendo, potremmo essere anche noi, visto un po' le energie, soprattutto nella prima parte della settimana, però come potete vedere c'è questo bellissimo bucaneve e che indica miglioramento, progressione, possibilità proprio di
di fiducia, di ritrovarsi, di sistemare le cose, anzi ci possono essere anche delle proposte, delle idee interessanti e che possono aiutarvi. In che senso? Essendoci questa carta del gioco seduttivo, quindi del Giacinto, e ha a che fare col desiderio, con gli stimoli, e quindi può migliorare la vostra vita in senso, diciamo, generico, magari di intesa, di intimità, di trovare e rafforzare il vostro stesso rapporto, magari per le varie cose, anche e soprattutto se avete dei progetti e qualcosa che volete realizzare, come abbiamo visto verso fine settimana. Per i single, stimoli e qualcosa di diverso, di particolare, può riferirsi anche a una nuova conoscenza. Un Bucaneve porta speranza, porta segnali di interesse, un approccio, il sentirsi, anche un possibile primo appuntamento, incontro, delle proposte insomma da meditare, da valutare, che possono essere interessanti per molti di voi, alcuni magari esserci più positività, più leggerezza, perché vuol dire che alcune cose si lasciano alle spalle o qualcosa state mettendo da parte, una vecchia relazione, una conoscenza che al momento non procede, non ci sono possibilità per varie motivazioni, quindi c'è qualche novità che spunta all'orizzonte e che potrebbe essere molto interessante, almeno c'è questo gioco di stuzzicarsi, di sentirsi, di provocarsi, eccetera. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta del viaggio. Ecco, a proposito di spostamenti, per motivi di lavoro, per motivi di divertimento e quindi anche magari una vacanza, oppure di incominciare a programmarla per il prossimo futuro. Non solo, siccome ha a che fare con tutti i tipi sia di spostamento che anche di comunicazione. Quindi mentre per voi stessi può essere utile gestire le varie cose, magari dandovi un'idea ben precisa, una direzione su come portare avanti le vostre varie faccende, può indicare anche un cambio di idea, di posizione da parte di qualcuno nei vostri confronti. E poi per tutte le altre cose, come dicevo, ha a che fare con le telefonate, con i messaggi, con le mail, tutti i tipi di notizie, sia da dare sia da ricevere. Quindi se anche voi, oltre a ricevere queste informazioni, state cercando il momento giusto per comunicare, per dire qualcosa e, come dicevo, per muovervi in una certa direzione, questo è il momento giusto e favorevole. Ricordatevi che avete proprio i pesciolini e c'è anche consonante sorpresa e la carta della fortuna, quindi a sottolineare maggiormente che un successo, un ottenimento, un risultato positivo anche di alcune situazioni più complesse, tipo una soluzione a un problema, di superare una difficoltà, questo è sia il momento giusto per superarla immediatamente, se si tratta di un qualcosa che si può risolvere subito, oppure sapete che vi state mettendo nella giusta direzione e quindi poi bisogna solo aspettare l'evoluzione. Questo vale un po' per tutti, magari sapete voi che cosa sta accadendo e maggiormente per chi è alla ricerca di lavoro e chi vuole fare grandi cambiamenti, io direi che è il momento proprio giusto, perché ci sono alcune cose che vi connettono proprio ai vostri sogni, ai vostri desideri. Non bisogna mai aspettare, il nostro futuro ce lo creiamo adesso e quindi quando ci sono carte abbastanza favorevoli ci stanno dicendo che questo è il momento giusto, sia per accogliere delle nuove idee, nuove indicazioni, sia proprio per spostarci proprio noi, perché ci sono delle ottime e interessanti opportunità. Vi ringrazio per avermi ascoltata, si conclude qui la lettura. Se volete trovate in alto il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Vi auguro una buona settimana, ciao!